Ciao a tutti, oggi sono con mia madre e la sua amica di infanzia, Katia. Siamo al bar, però quale sarà la nostra destinazione finale? Country. Esatto, andremo in campagna. Però per il momento stiamo prendendo un espressino freddo. Allora, siamo arrivate e perché siamo qui? E siamo in campagna e vediamo un po' degli alberi della flora mediterranea e anche la raccolta di frutti, speriamo che ci sia. Noi siamo venute belle attrezzate, ora vediamo se riusciamo a raccogliere qualcosa di buono. Esatto, quindi questo è un ulivo. E si vedono già le prime olive, se inquadri più da vicino, Sì, c'è dopo stata faccio l'infiorescenza e ora si vedono le olive piccoline. Pagina superiore della foglia e la pagina inferiore. Questo è un colore speciale, come i tuoi occhi, Graziana. Lo sai cos'era questo? No. Il colore degli occhi di Atena, della dea Atena, che bello. regalò ad Atene l'albero di ulivo. Bello, non lo sapevo. La pagina inferiore, qui ora in questa zona si vede proprio bene e si vede il glauco. I rami sono argentei e certe volte quando vai per i viali della Puglia proprio vedi tutto questo argento che riluccica al sole. La Puglia è la regione degli ulivi. Sì, qui si produce molto olio, però queste non sono olive da olio, sono olive da tavola. Per fare praticamente per mettere sulla focaccia. La focaccia barese. La famosa focaccia barese. I limoni. Da qualche parte dovrebbero starci anche i fiori, cioè le zagare. Sì, perché questo è un albero che produce limoni sempre. Vediamo un po'. Qui è però già un po' sfiorita la zagara. Vedi? Diventerà un limoncino e poi limone, là, da cui si farà il limoncello. Ecco il rosmarino. Parlavamo prima di erbe aromatiche perché in questo frutteto ci sono sia gli alberi che i cespugli della flora mediterranea. Esatto, Questo è il il rosmarino. In primavera fa dei magnifici fiori azzurri, ma ora è già sfiorito, quindi serve solo per essiccare e mettere al pollo. Con le patate. Con le patate, anche sulle patate, brava Graziana. Ora, qui tra gli ulivi c'è quest'albero di albicocco. Le inquadri da vicino? Sì. E ovviamente non sono ancora mature, perché maturano alla fine di giugno. Ecco. Questo infatti è l'albicocco di San Pietro. Ecco, Bello. si vede l'albicocca lì. Sì, acerba. Acerba, perché ci vuole un altro mese di maturazione. E c'è stato un periodo in cui mio marito piantava fichi d'India dappertutto. Come mai? Gli piacciono i fichi d'India? Senti, non lo so. Allora, il fico d'India. E in base al fiore si capisce se i frutti, perché questi in realtà sono frutti, saranno gialli o rossi. Ecco. In questo caso i frutti, perché questi diventeranno frutti, saranno gialli. Questa invece è la pala del fico d'India, che praticamente funge da ramo. Quindi questo è un piccolo, diciamo, orto in campagna? Sì, questo è l'orto di mio marito, tutto suo, ha fatto anche le fave. Questo è il nocciolo e queste sono quelle che diventeranno le nocciole. Ora sono agli inizi della loro vita. Proseguiamo. Mandorle. Sono le mandorle. Questo Ci ho è un messo mandorlo. Questo è un mandorlo. E queste sono le mandorle. Anche queste ora sono ancora verdi, hanno bisogno di un altro paio di mesi di maturazione e matureranno ad agosto, a fine agosto. Non lo so, chiederemo. Allora, è un tipo di pera e mela speciale. Questa è il pero cotogno, si vede è più friabile. Noi ci facciamo la cotognata, un tipo di dolcetto marmellata e questo è il melo cotogno. Ecco, io conoscevo solo vede. la mela cotogna. E ora la regina della primavera. Che la belle! regina. È uno dei miei frutti preferiti.
e quest'anno ne sono venute pochissimissime. Belle. Grazie, anche sono queste. Ciliegie. Le ciliegie, ecco, questo è un tipo di ciliegia particolare, è la ferrovia, cresce dalle nostre parti. La sua caratteristica è che ha la forma del cuore. Bellissimo. E ora ci fermiamo un attimo perché le dobbiamo raccogliere. Esatto. Giusto? Siamo sì. venuti apposta. Ora noi siamo state ottimiste. Ma guarda Graziana, ci sono a quest'albero e a quella. Perché guarda gli altri. Non ce ne sono molte. Perché per via del vento e del freddo che abbiamo avuto il mese quando gli alberi erano in infiorescenza, alcune tipologie di ciliegie non sono venute proprio. Poi l'ho detto, le ciliegie sono veramente uno dei miei frutti preferiti. Dicevi, Katia? Dicevo che la campagna ti dà quella spinta emotiva di tranquillità, di pace. Sarà sicuramente la terra, perché Sì. noi il contatto con la terra, perché noi siamo terrestri e quindi la terra ci rende più calmi, ci addomestica. Vedi come scende giù e non si rompe? Come elastico? Mm-hmm. E ora il problema è che lì stanno due ciliegie. Ora Come ci lo proviamo. dobbiamo elasticizzare a quest'altro, guarda, scende il bastone, no, quello non era una ciliegia, era il mio bracciale, però grazie è caduto. Qui arriviamo a un altro albero tipico della flora mediterranea. E qual è, Graziana? L'albero Non sono sicura di cosa sia questo. Non è un pompelmo? No, non so. È un arancio. Ah! È un arancio, non li abbiamo raccolte, quindi sono ancora qui vicino. Alcune, vedi, hanno passato la maturazione, perché in questa zona ci sono gli aranci, è un agrumeto questa zona qui, infatti quello è un mandarino. Questo è più difficile da capire, non è tipico delle nostre zone, è un Lime? brava, come fa? Senti l'odore? L'odore è proprio quello del vero. lime ed è buonissimo, guarda, ce n'è uno piccoletto. A me piace molto con l'avocado per fare il guacamole. È per fare il guacamole. E qui andiamo invece al sottobosco. Questo è l'origano. Però chiaramente è ancora presto. Un albero, vediamo se lo riconosci. Se ti faccio vedere il frutticino, tu riconosci cosa diventerà questo in autunno? Sì, credo, la castagna. No. È un loto, i cachi. Ah, no. Le castagne non fanno da noi, bisogna andare almeno a 1000 metri di altezza, qui stiamo a 300 metri e la castagna sta nel riccio. Ah, ok. Però mi sembrava castagna dalla forma, invece è un caco. No, è un caco, sì. Ecco, vedi, ce ne sono diversi, matureranno in autunno. Questo è un frutto proprio tipico dell'autunno. E ora andiamo qui, anche questo è un albero tipico delle nostre zone, il nespolo, ma non se la passa bene. No. Infatti si vede, ha preso una malattia e ora cercheremo di curarlo. I fioroni. Ah, fioroni. Fioroni, perché quest'albero, che è un fico in realtà, non produce fiori. Il fiore del fico è questo, la sua prima fioritura, è già un frutto e si chiama perciò fiorone. Ecco. Quindi a giugno matureranno questi, poi alla fine di settembre ci sarà il frutto vero e proprio che è il fico. Ecco. E questo è uno dei pochi alberi che praticamente il frutto è sempre al maschile, mentre gli altri noi abbiamo l'albero dell'albicocco che produce l'albicocca femminile. Il fico invece maschile sia l'albero che i suoi frutti, sia il fiorone che poi i fichi sono sempre al maschile. E ora andiamo a quel famoso albero, quello con i fiori rossi, Graziana. Cos'è quello? Sinceramente... Il verde melograno dai bei vermigli fior. Melograno. Questo è il melograno. Non conoscevo il fiore, bellissimo. È
È bellissimo il fiore, guarda, e qui si vede che si sta già formando qualcosa, vedi? Perché dopo praticamente il fiore diventerà il frutto, la famosa melagrana. Questo è un pesco che se la passa male e farà le pesche, però per questa le ha fatte! Guarda Graziana, sono verdi. Dai, quindi non se la sta passando un po' di impegno, così male. Pensavo peggio. Il fiore che è bianco e i frutti che sono rossi, ma maturano in pieno inverno. Il corbezzolo matura in pieno inverno, quindi adesso non si può vedere quasi niente. In realtà quello che fanno lì l'Italia quando la si inquadra lì, quel verdame che c'è è quello del corbezzolo, perché ha tutti e tre i colori della nostra bandiera. Questo è il noce. Brava, che produce le noci. E poi ci sono tutte le leggende legate al solstizio d'estate. Un esempio? Un esempio, praticamente che ci si riuniva sotto gli alberi, questi alberi monumentali. Poi si dice i compari di San Giovanni. I compari di San Giovanni, l'hai sentito? No. Quelli di matrimonio, si dice abbiamo fatto un San Giovanni, abbiamo fatto i compari, il comparizio, quando uno si fa il testimone di nozze. In realtà cosa succedeva? Anticamente, nei tempi molto lontani, che ci si riuniva quella notte del solstizio d'estate, che era praticamente ritenuta una notte sacra, e lì ci si scambiava i partner. Ah, non lo sapevo. Ovviamente dopo aver bevuto un bel po' e spesso succedeva che coppie sterili potessero avere un figlio. Ecco perché da noi è rimasto sto proverbio, tra poco interroghiamo anche tua madre, dei compari ai tempi di tua nonna, di miei nonni, bisnonni, si diceva ism fat in dialetto Uckenberg San Juan, dove era solo, per i nostri tempi, era solo fare i testimoni di nozze. Anticamente invece si faceva ben altro. Ovviamente poi la Chiesa, quando ha cercato di rendere un poco più edificabili queste usanze pagane, ha piazzato la festa di San Giovanni in occasione del solstizio d'estate, nei giorni del solstizio d'estate. Teresa, è un cipresso, Teresa. Allora, il cipresso per gli antichi romani, come il pino, quindi Teresa l'ha detta pure sono bene, di famiglia. Loro li mettevano praticamente lungo le vie consolari. Ogni miglio piantavano o un cipresso o un pino, perché sono alberi secolari e quindi loro garantivano insomma il metraggio, quindi la percorrenza. Uno sapeva che quando ogni miglio c'era un albero che lo contrassegnava. Infatti in Toscana ci sono molti ancora di questi cipressi. Questo è un cipressum italico, da noi usato soprattutto per i cimiteri, però noi l'abbiamo messo in questo frutteto perché lo si vede anche da lontano, per capire, per dare come segno, insomma, come segno identificativo del territorio. Esatto. Tutto questo albero è l'alloro? Sì, tutto questo è l'alloro. Ed è anche questo, il lauro antico, il simbolo di Apollo era l'alloro. Praticamente anche quando facevano i trionfi a Roma veniva data la corona di alloro. Brava Graziana. Graziana batte me 1-0 e anche più. Si vede che ho logorato a furia di insegnare le mie povere molecole cerebrali. Ormai si arrendono. Oggi stiamo facendo il mazzo per la mia amica Teresa, non le facciamo la corona. Anche tutt'oggi in Italia c'è l'usanza ai laureandi di fare la corona d'alloro. Quando si sono laureati i miei figli non abbiamo preso un alloro qualsiasi, bensì le foglie di questo alloro. Bello. Però non ha soltanto proprietà, cioè non veniva usato per celebrare gli eroi, i trionfatori, non veniva usato solo nei trionfi, bensì anche nella cucina e soprattutto per le sue capacità terapeutiche. Infatti l'alloro veniva usato per fare anche dei décotti,
frutti per calmare la tosse, e le bacche vengono usate sia per fare dei liquori, anche questi, e anche per fare delle bevande calmanti. Quindi la rosa messa all'inizio di un filare di viti, se ti metti di là forse lo vedi bene, Sì, si vede. prende per prima tutte le malattie. Ah, E quindi si ha il tempo di intervenire, perché anticamente non è che veniva privilegiata la floricoltura, veniva privilegiato il cibo e quindi l'ornamento era di secondo piano. Quindi mettere la rosa prima dei filari era una garanzia per lo studio dell'evoluzione che avrebbero avuto le malattie durante quel raccolto, quell'annata. non lo sapevo. Ecco. Qual è il miglior spuntino di metà mattina? Ovviamente, in Puglia, la focaccia barese. E mentre io gusto questo delizioso pezzo di focaccia, vi ricordo che potete guardare un altro vlog molto interessante proprio a Bari. Lo trovate come sempre qui in alto nella card o giù in descrizione. Vado anche nella strada delle orecchiette, la pasta fresca tipica di Bari. Se invece volete ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video, o se volete ricevere materiali esclusivi completamente gratuiti sulla lingua, la cultura, l'attualità italiana, non dimenticate di iscrivervi alla nostra newsletter o al nostro canale Telegram. Per trovare gli articoli scritti di tutte le lezioni che pubblichiamo su YouTube potete passare dal nostro sito lernamo.com e non dimenticate di seguire Lernamo su tutti i social, su Instagram, su Facebook, su Pinterest, su TikTok, su X, e di lasciare un mi piace se questo video vi è piaciuto e iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Io vi saluto, continuo a mangiare la focaccia e vi aspetto prestissimo in un nuovo video.